Allora, andiamo a vedere come farle queste zucchine surgelate, belle croccanti, come se fossero fritte. Per farle, innanzitutto, abbiamo bisogno ovviamente delle zucchine surgelate e per forza dobbiamo avere l'olio d'oliva. Il sale non va messo assolutamente, altrimenti facciamo uscire tutta l'acqua dalle zucchine, si afflosciano e diventano bollite. Questo rumore che sentite è la friggitrice ad aria che è in funzione. Se non ce l'avete potete anche tranquillamente usare un forno, l'importante è che sia ventilato. E quindi niente, andiamo ad aprire la busta e prendiamo le zucchine che ci servono. La prima operazione da fare è ovviamente mettere le zucchine in un piatto e vedete andare a separare le zucchine che sono rimaste incollate senza farle cadere a terra. È un'operazione che dovete fare piano, stando attenti a non tagliarvi. Magari se usate una forchetta è meglio, oppure semplicemente aspettate 2 minuti, il tempo che si riscaldano un po', e l'operazione di separazione sarà sicuramente più facile. Ok, semplice, no? Una volta che abbiamo separato le zucchine, andiamo a mettere dell'olio, quanto basta, che serve per oliare tutte le zucchine. Ci aiutiamo con un apposito strumento per mescolarle. Una volta che abbiamo oliato tutte le zucchine, abbiamo visto che le superfici sono perfettamente oliate, andiamo a dargli, se volete opzionale, una spolverata di aglio granulare, giusto per dargli un po' di sapore, e ridiamo di nuovo una bella mescolata. Senza aggiungere il sale, l'andiamo a mettere in teglia, nella teglia quella del forno. Ok, la teglia del forno è questa qua traforata, che serve appunto per far passare l'aria. Ripeto, potete usare anche un forno normale, l'importante è che sia ventilato, e soprattutto munitevi di una teglia del genere tranquillamente in negozi di arredo casa. Andiamo a mettere zucchine nella teglia e le andiamo a spargere in tutta la teglia, evitando che si sovrappongono fra di loro. Bene, il forno è a temperatura, abbiamo messo alla massima potenza, friggitrice ad aria, funzione friggitrice ad aria, e andiamo a infornare le zucchine più o meno al centro del forno, e sotto andiamo a mettere la leccarda per raccogliere l'olio che potrebbe scorrere. Allora, dopo 14 minuti il risultato è questo, vedete sono ancora mezze cotte, quindi chi è esternamente alla rete è cotto un po' meno rispetto a chi è centrale. Quindi che facciamo? Andiamo a girare la teglia in modo da uniformare, la facciamo stare altri 3-4 minuti e poi dopo andiamo a girarli per completare in cottura, perché sotto sono ancora un po' mollicci. Finalmente ci siamo, dopo 15 minuti il risultato è questo qui. Ok, abbiamo brunito la parte superficiale delle zucchine e sono venute abbastanza croccanti. Cosa facciamo? Dobbiamo girarle uno ad una. Allora, pensavo peggio, ce ne sono qualcuna che quando le andiamo a girare sono già cotte anche dall'altra parte, quindi possiamo anche già togliere dal forno, perché hanno raggiunto il risultato. Mentre tipo questa qui, che dall'altra parte ancora non è cotta, la giriamo. Siccome diciamo già sono semicotte, sostanzialmente una volta girato il tempo di permanenza nel forno sarà inferiore. Ok, abbiamo girato le zucchine, andiamo a completare la cottura, più o meno le ho accentrate, sono diminuite perché molte erano cotte sia avanti che dietro, e quindi continuo per altri 2-3 minuti e poi verifico il loro stato. E come promesso, dopo esattamente 3 minuti, ecco le zucchine come si sono imbiondite e cotte. Sentite la croccantezza, e quindi hanno perso quella consistenza molle che le dà il surgelato, e siamo riusciti a farle diventare croccanti. Bene, a questo punto, una volta avuto il risultato che volevamo, possiamo finalmente andare a salare. Se vogliamo possiamo aggiungere altro olio e possiamo anche dare dell'aceto di mele, così da dargli il sapore
delle zucchine alla scapice. A completare le zucchine a scapice possiamo aggiungere della menta, prezzemolo per chi vuole, e se non vi è bastato potete anche aggiungere dell'aglio fresco o semplicemente anche dell'altro aglio granulare. Ed ecco qui, piatto pronto, un contorno simpatico. Bene, con questo vi saluto, vi ricordo di iscrivermi al mio canale YouTube se ne avete piacere e di seguirmi sul canale Instagram, troverete il riferimento nella descrizione, nella home page. Grazie per avermi seguito e buon appetito!